Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Quest'oggi striscioni che si definiscono violenti, ma il giudizio varia sempre in base alla casacca che si indossa. La situazione Anghissà e Rachmani ovviamente è affaticato, non si è allenato con la nazionale e il Camerun scende oggi in campo, ma Anghissà non dovrebbe essere della partita. Centro sportivo, ci sono delle novità, è tutto pianificato per cominciare i lavori in quel di luglio. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like così diamo una mano anche all'algoritmo. Partiamo dagli striscioni e da una lista che vorrei avere in PDF. Ci rivolgiamo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Potrebbe stilare una lista per quanto riguarda le ammende in base alla gravità delle parole usate negli striscioni e anche in base alle casacche che si vestono. Perché in base alle casacche? In primis perché c'è un'ammenda di 50.000 euro per i tifosi della Fiorentina, non per i tifosi, per la Fiorentina, per lo striscione ovviamente che abbiamo visto tutti quanti, Juve e merda e quant'altro. Firenze non è nuova e lo sappiamo benissimo. L'abbiamo vissuto anche recentemente con Spalletti nell'anno dello scudetto, quando ricordate comunque venne tra virgolette deriso da tifosi in età molto giovane in quel di Firenze. Sappiamo il campo, sappiamo anche la rivalità tra Fiorentina e Juventus, ma lo stesso striscione, le stesse parole usate, diciamo che nei derby Inter-Milan, Roma-Lazio, ce ne sono stati tanti e tante volte non si è mai alzato questo polverone, però forse visto che la Fiorentina di fronte aveva una casacca molto strana e quindi il bianconero si ribella e si rivolta per quanto riguarda la situazione offensiva che poi c'è stata sugli spalti in casa viola. Allora io non voglio entrare nel merito, l'ammenda, quanti sono i prezzi, le parole usate, la maleducazione, perché negli stati aumenta, ma aumenta non solo negli stati, è proprio il mondo che va avanti, diciamo, in una direzione che a me non piace dal punto di vista educativo, ma questo è un altro paio di maniche. Ci sono però dal lato Juve, senza tirare in ballo nemmeno il Napoli, dal lato Juve, tutti gli striscioni per Superga, il Torino, situazioni che inneggiano alla morte e quant'altro, che a quanto pare oggi risultano molto meno gravi di una coreografia che può essere sicuramente giudicata come maleducata e che non dovrebbe far parte, tra virgolette, del tifo negli stadi. Però alla Fiorentina 50.000 euro di ammenda e tutto questo polverone mediatico, agli altri poco e niente, o quasi niente, anzi diciamo proprio niente, perché ce ne sono tantissimi di esempi in Serie A negli anni, senza andare poi troppo lontano nel tempo, ce ne sono tantissimi che inneggiano alla morte, sono molto più gravi. Io vorrei sapere qual è il prezzario per quanto riguarda Napoli Colera, Campli Flegrei, benvenuti in Italia, Vesuvio Lavali col fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non per fare, diciamo, il tipo e dire, tu ti lamenti sempre perché sei tifoso del Napoli e voi ce l'avete sempre con la Juve. Assolutamente no, poteva esserci anche un'altra squadra avversaria in campo per quanto riguarda la partita con la Fiorentina e credo che l'avversario, diciamo, se non aveva la casacca a strisce bianche e nere, non si sarebbe ribellato più di tanto e questa notizia non avrebbe fatto scalpore. Però io aspetto sempre il prezzario per quanto riguarda poi l'importanza, ecco, delle parole usate negli sfottò e tra le curve, quando poi c'è il tifo organizzato che, diciamo, mette su una coreografia che può essere poi politicamente corretta o scorretta, ma non credo che sia una situazione, diciamo, che può alzare questo polverone. Ovviamente mediaticamente hai colpito una squadra, un bacino d'utenza, ecco, che poi ha tifosi in tutto lo stivale e quindi si sono ribellati
e la Fiorentina ne paga le conseguenze. Vedremo poi nel proseguo degli anni, perché non è solo questo campionato, il calcio se ci porterà altri esempi che non verranno sicuramente redarguiti come questo qui, e ne faremo tesoro. Detto questo, Anghissà e Rachmani. Anghissà non farà parte della partita di oggi del Camerun perché viene da quell'infortunio al polpaccio, quindi non lo si rischia, dovrebbe giocare la prossima partita, se non vado errato, verso il weekend. Adesso il giorno non lo ricordo bene, la seconda partita con il Camerun, comunque lo si risparmia, bene così, andiamoci cauti perché poi serve per il campionato. Rachmani non si è allenato ieri nella sfida che vede il Kosovo contro l'Islanda e quindi l'affaticamento c'è, cautela anche lì, e io sono contento che comunque stanno gestendo questa situazione con la massima attenzione. Almeno questo per evitare poi scomode situazioni dal punto di vista infortuni che possono poi allungare tempi di recupero e quant'altro per quanto riguarda anche il campionato che i due calciatori devono e dovranno continuare a fare a Napoli. Detto questo, centro sportivo, la situazione è molto avanti, anzi, a quanto si legge è tutto pianificato. Riprendo l'articolo così non ci sbagliamo su tutto ciò che sta succedendo. Svolta per il futuro della nuova casa del Napoli. Ci siamo, accordo ad un passo. Intese, area individuata, la squadra azzurra resterà a Castelvolturno, ne parla il Corriere dello Sport, eccetera, eccetera. Il Napoli ha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri. La prossima casa del club sorgerà alla Piana. La Piana di Castelvolturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e di sabbia di Pineta Mare, che da anni fa da sfondo al centro sportivo della squadra. L'accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno, così come del vecchio, è stato ormai raggiunto. I termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà con il rientro del presidente dagli Stati Uniti. I lavori dovrebbero partire in estate, diciamo tra giugno e luglio. 12 campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio, e ancora il nuovo centro sportivo contemplerà ovviamente gli uffici, così come tutte le strutture di contorno che fanno parte della quotidianità di una squadra: palestre, magazzini, area medica all'avanguardia, foresteria e ogni tipo di elemento utile alla vita di una società sportiva tra le top d'Europa. Io vidi un'intervista non molto tempo fa, parlavano di soldi e quanto verrebbe a costare un investimento del genere. Si diceva che nel caso ti vuoi, diciamo, attenere solamente ai campi, centro sportivo e un tantino di situazione medica all'avanguardia, comunque si sforavano i 10 milioni di euro. Se si vuole fare una cosa in grande, nel senso che un piccolo centro commerciale dove puoi esporre comunque diciamo prodotti del Napoli e non solo, comunque allargare la situazione dal punto di vista economico per attirare quanti più tifosi, turisti che poi si vanno a fare il giro, al limite respirano, ecco, la maglia azzurra girando tra corridoi, negozi e esposizioni appunto del Napoli. Sarebbe una cosa fantastica e credo che si andrà in questa direzione. Dall'intervista uscì che se si vuole fare una cosa fatta veramente molto ma molto bene, che diventerà poi un fiore all'occhiello per l'Italia intera, diciamolo, si potrebbe arrivare intorno al massimo ai 20 milioni di euro. Quindi bene Napoli, gli accordi ci sono tutti, e per quanto riguarda i tempi di realizzazione poi vedremo. Si stimavano comunque al massimo un annetto e mezzo per completare il tutto, ma sono cose approssimative che poi vedremo con certezza nel tempo e quando ci si sarà accordati, perché poi tra il dire e il fare e diciamo esporsi su tempistiche, fino a che non ci sei dentro puoi fare una stima, ma poi bisogna vedere
cosa, come vuoi farlo, cosa vuoi aggiungere, cosa vuoi omettere al limite, ma il Napoli si è mosso e quindi probabilmente, anzi, credo che dopo la notizia, dopo questa notizia e tutte le chiacchiere che sono state fatte anche nei mesi passati, ci siamo. Il Napoli avrà il suo centro sportivo tra un po' di tempo, noi non aspettavamo altro e ringraziamo e ringrazieremo la società per quanto riguarda l'averlo fatto. Poi questo centro sportivo ha lavori ultimati perché Napoli ne ha bisogno, il Napoli ne ha bisogno perché ci ritroviamo sempre nelle stesse situazioni, non riusciamo, ecco, a coltivare calciatori per quanto riguarda poi le serie minori e l'età. Ecco, se vuoi portare, diciamo, ragazzini ad alti livelli, servono comunque le strutture e in Italia soprattutto, non sto facendo diciamo, un confronto il nord, il sud, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto. Mancano tante strutture non solo nel napoletano e in Campania, ma in tante regioni d'Italia, quindi poi ci andiamo a lamentare, ma i giovani in Italia non escono, non li si fa giocare, non si propongono, eccetera, eccetera, eccetera. Io ovviamente io posso solo avere come rapporto l'Olanda perché ci vivo da un sacco di tempo, ma anche in altri stati d'Europa la situazione in vivai, campi e settori giovanili è ben diversa. È ben diversa e potrei dire è totalmente un'altra cosa. È totalmente un'altra cosa perché in Italia addirittura ci sono ancora settori giovanili molti settori giovanili che si allenano addirittura su campi di terra battuta e salendo di categoria, arrivando comunque al calcio che conta, ti ritrovi a giocare sull'erba ed è totalmente un altro sport. Chi ha giocato a calcio lo sa benissimo che è totalmente un altro sport. Il rimbalzo del pallone è diverso, l'appoggio del piede a terra è diverso, ci sono tante dinamiche che cambiano riguardo al manto erboso e non. Quindi bisognerebbe già fare un passo nell'uniformare, ecco, i terreni di gioco per non trovarsi poi, diciamo, arretrati, tra virgolette, tra ragazzi, tra uno che viene comunque con la gavetta su campi di terra battuta e un altro che invece ha sempre calpestato campi in erba. Poi si può fare anche la distinzione tra erba sintetica e non, perché anche lì c'è ovviamente da diciamo argomentare, da poter dire tantissime cose, ma non sto qui a fare la distinzione tra i vari terreni di gioco. È un dato di fatto: o ci si mette a livello con il resto d'Europa nei limiti del possibile per quanto riguarda la competizione, o altrimenti non ci si deve andare a lamentare che in Italia non ne escono più di giovani, quello non lo schieriamo e quell'altro non ci puntiamo. Bisogna arrivare a 15, 16, 17 anni già sul pezzo, pronti a calpestare terreni di gioco importanti o meno, e lo si deve fare investendo nelle strutture e nei ragazzi, e il Napoli, a quanto si legge, lo farà. Speriamo che si concludano presto le varie pratiche burocratiche, le firme da mettere, eccetera, e si iniziano i lavori. A quanto si legge, tra giugno e luglio saremo entusiasti di annunciarlo quando metteremo il primo mattone. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!